Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Duovent, soluzione Boehringer Ingelheim Italia SPA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Duovent, soluzione? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Duovent, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Duovent, soluzione? Duovent, soluzione è un farmaco a base del principio attivo fenoterolo più ipratropiogromuro, appartenente alla categoria degli adrenergici respiratori e nello specifico adrenergici in associazione con anticolinergici, incluse triple associazioni con corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Boehringer Ingelheim Italia SPA. Duovent, soluzione può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Duovent 0,5 mg/4 ml più 1,25 mg/4 ml Soluz. Per nebulizzatore 20 contenitori monodose 4 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Boehringer Ingelheim Italia SPA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo fenoterolo più ipratropiogromuro. Gruppo terapeutico adrenergici respiratori. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Trattamento sintomatico di attacchi asmatici, profilassi dell'asma da sforzo, trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari con broncospasmo reversibile, quali ad esempio la bronchite cronica ostruttiva. In tali affezioni va considerata l'opportunità di intraprendere una concomitante terapia antinfiammatoria. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato e somministrato sotto stretto controllo medico. Il trattamento domiciliare può essere raccomandato in casi eccezionali, sintomi gravi o pazienti già trattati che hanno necessità di dosi maggiori, quando un broncodilatatore a rapida insorgenza d'azione, a base di un'associazione di un beta-agonista e di un antimuscarinico, a basso dosaggio, utilizzato come soluzione pressurizzata per inalazione, non abbia fornito un adeguato sollievo, dopo consulto con un medico esperto. Il trattamento con la soluzione per nebulizzatore deve essere sempre iniziato alla dose più bassa raccomandata, 1 contenitore monodose. La somministrazione deve essere interrotta quando sia stato raggiunto un sufficiente sollievo dai sintomi. La seguente posologia è consigliata per adulti e adolescenti di età superiore a 12 anni. Trattamento degli attacchi di broncospasmo. 1 contenitore monodose, 4 ml, è sufficiente per procurare un sollievo immediato nella maggior parte dei casi. Se, in casi molto gravi, sono necessari 2 contenitori monodose per alleviare la sintomatologia, essi devono essere somministrati sotto controllo medico. Trattamento a dosi ripetute. 1 contenitore monodose, 4 ml, fino a 4 volte al giorno. Profilassi dell'asma da sforzo. 1 contenitore monodose, 4 ml, fino a 4 volte al giorno. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della soluzione per nebulizzazione, vedere paragrafo 6. Popolazione pediatrica. Poiché a copyright non sono disponibili informazioni sufficienti, si sconsiglia l'uso in bambini di età inferiore a 12 anni. I pazienti potenzialmente predisposti al glaucoma devono proteggere gli occhi. Attenersi con scrupolo alle dosi consigliate. La posologia può essere modificata o aumentata soltanto a giudizio del medico. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Duovent è controindicato anche nei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva e tachiaritmia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipersensibilità. Reazioni di ipersensibilità immediata possono verificarsi a seguito della somministrazione di Duovent, come dimostrato da rari casi di orticaria, angioedema, rash, broncospasmi, edema orofaringeo e anafilassi. Broncospasmo paradosso. Come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La co-somministrazione cronica di Duovent con altri medicinali anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è raccomandata. Altri beta-adrenergici, anticolinergici e derivati xantinici, come la teofillina, possono potenziare l'effetto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Duovent, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Duovent, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati sufficienti sull'uso di Duovent nelle donne in gravidanza. Studi condotti su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi per valutare gli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, durante il trattamento con Duovent, i pazienti devono essere avvisati dei possibili effetti indesiderati, quali vertigini, tremore, disturbi dell'accomodazione, midriasi e visione offuscata. Pertanto, deve essere raccomandata particolare attenzione quando si guida un veicolo o si utilizzano dei macchinari. Se nei pazienti si verificano gli effetti indesiderati sopracitati, devono essere evitate attività potenzialmente pericolose come guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Molti degli effetti indesiderati qui elencati possono essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche e beta-adrenergiche di Duovent. Come tutti i medicinali somministrati per via inalatoria, Duovent può mostrare sintomi da irritazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Si suppone che gli effetti del sovradosaggio siano legati principalmente al fenoterolo. I sintomi attesi in caso di sovradosaggio sono quelli legati all'eccessiva stimolazione dei recettori beta-adrenergici, i più importanti dei quali sono tachicardia, palpitazione, tremore, ipertensione, ipotensione, ampliamento della pressione arteriosa differenziale, dolore anginoso, aritmie vampate. Sono state anche osservate acidosi metabolica e ipocaliemia quando il fenoterolo è stato utilizzato in dosi maggiori di quelle raccomandate per le indicazioni autorizzate di Duovent. I livelli sierici di potassio devono essere monitorati. I sintomi attesi di sovradosaggio con ipratropio bromuro, quali secchezza della bocca, disturbi dell'accomodazione visiva, aumento della frequenza cardiaca, sono lievi in quanto la biodisponibilità sistemica dell'ipratropio inalato è molto bassa. Terapia. Il trattamento con Duovent deve essere interrotto. Si deve prendere in considerazione il monitoraggio acido-base ed elettrolitico. Somministrazione di sedativi, tranquillanti, nei casi gravi è richiesta una terapia intensiva. Come antidoti specifici possono essere usati i beta-bloccanti, preferibilmente beta-1, selettivi. Tuttavia, nei pazienti affetti da asma bronchiale o da BCO si deve tenere conto di un possibile aumento dell'ostruzione bronchiale e si deve aggiustare accuratamente la dose a causa del rischio di far precipitare un grave broncospasmo che può risultare fatale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Adrenergici in associazione con anticolinergici. Codice ATC. R03 al 01. Duovent contiene due principi attivi broncodilatatori. L'ipratropio bromuro, che presenta un effetto anticolinergico, e il fenoterolo bromidrato, un agente beta-adrenergico. Proprietà farmacocinetiche. L'effetto terapeutico dell'associazione di ipratropio bromuro e fenoterolo bromidrato è dovuto a un'azione topica locale a livello delle vie respiratorie. La farmacodinamica della broncodilatazione non ha quindi correlata alla farmacocinetica, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di tossicità a dose singola con l'associazione di ipratropio bromuro e fenoterolo bromidrato in rapporto 1, 2, 5, ipratropio bromuro / fenoterolo bromidrato, nei topi e nei ratti in seguito a somministrazione, elenco degli eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua depurata. Soluzione isotonica senza conservanti. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.